la Tour Eiffel, il ninnolo souvenir che compete con la gondola di Venezia per essere il più diffuso del mondo. Esprime la Francia, Parigi e in apparenza l'eccellenza dell'architettura metallurgica, ma in realtà il gusto ascensionale del gotico, un valore atavico, perché in realtà il gotico, nome peggiorativo inventato da Leon Battista Alberti per parlare male dell'arte pinacolosa dei Germani, ebbene il gotico è l'arte dei Franchi, è l'arte della Francia. Toute ma joie c'est de l'avoir près de moi. Oui, toute ma joie c'est d'être là. Eccola l'altra icona più autentica del gotico, Notre-Dame di Parigi, edificio molto più complicato da interpretare di quanto non lo proponga la consuetudine. Certo pieno di contrafforti pinacoli, romantico, con le garbui che emozionavano il gobbo di Notre-Dame, ma anche con una facciata che appare perfettamente quadrata, come spesso lo è la testa dei francesi. Una doppia identità che sopravvive nel gotico quando diventa Liberty negli ingressi del metro disegnati da Guimard, ma che rimane cartesiana nell'Arco di Trionfo, che è molto più quadrato di quelli romani. E poi nell'architettura contemporanea torna gotico il Palazzo dei Congressi, dove i contrafforti diventano tiranti, poi perfettamente quadrato invece l'Institut du Monde Arabe della Grande Arche. Stesso curioso contrasto oppositivo fra la piramide di Pei e la classicità del Louvre. Il gotico andò fuori moda con il Rinascimento, non fu amato dal barocco, non piacque per nulla agli illuministi e agli uomini del neoclassicismo e quindi con assoluta naturalezza i rivoluzionari decisero di abbatterlo. L'edificio per antonomasia del gotico francese è la Sainte-Chapelle a Parigi. Costruita a metà del 200 per volere di Luigi IX, re, forse per diventare santo, quando la Francia era la potenza incontrastata del mondo. Pietre tombali così consumate da essere ormai dei fantasmi e che lasciano trasparire però ogni tanto la famosa littera parisiensis, il gotico nato in questa città. Questa chiesa, oggi all'interno del Tribunale di Parigi, è nata nell'allora Palazzo Reale sull'isola della Senna e fu drammaticamente danneggiata durante la Rivoluzione. Quando, dopo la restaurazione della Francia del re borghese Luigi Filippo, scoprì che il patrimonio artistico era fondamento dell'identità nazionale, si passò ad un restauro altrettanto radicale, con i Gigli di Francia, il castello di Bianca di Castiglia, ovviamente i colori rosso e blu della città di Parigi. Ridipinta nell'Ottocento sotto la guida di Viollet-le-Duc e totalmente allora ridecorata, i colori oggi stanno scomparendo e nessuno nel dibattito del restauro è in grado di capire se vada ripristinata com'era forse all'origine oppure se va ridipinta com'era nell'Ottocento. Il gotico nacque coloratissimo, come lo era tra l'altro tutto il Medioevo. Poi con gli anni, con i fumi dell'industria e con gli incendi, divenne lentamente nero. André Malraux, il famoso ministro della cultura del generale de Gaulle, lanciò una parola d'ordine che era all'incontrario della posizione di Viollet-le-Duc. Quand les cathédrales étaient blanches, quando le cattedrali erano bianche, e su quella parola d'ordine fu rimbiancata tutta l'Europa del dopoguerra. Ma da una retorica di un gotico ascensionale, mistico, travolgente, potremmo tentare di passare ad una lettura più oggettiva, più concreta, probabilmente più attuale. Questa era la cappella bassa palatina di Luigi IX il Santo, San Luigi dei Francesi. Sopra però
la meraviglia è totale. La nervatura architettonica leggerissima elimina ogni bisogno di muri e lascia uno spazio infinito alle vetrate. 600 metri quadri di vetrate, il documento più completo esistente al mondo dell'arte vetraria del XIII secolo. La chiesa superiore serviva a custodire la corona di spine di Gesù, che Luigi aveva comperato dall'imperatore di Costantinopoli, pagandola 3 volte di più di quanto costò l'intero edificio e le sue decorazioni. Un simbolo però di primato politico che valeva tutto il suo prezzo. La corona di spine, assieme a quella del reame, scomparvero durante la rivoluzione. Modello che influenzerà il mondo intero. Edificio costruito ex novo in un tempo brevissimo e primo gesto di un'architettura moderna a Parigi. Questo stile nuovo era nato 130 anni prima, quando il Reame era ancora una piccola provincia, quella dell'Île-de-France, l'isola di Francia dalla quale sarebbe nato l'intero paese successivo. L'Europa dell'XI secolo era una allegra anarchia di staterelli nati tutti dal disfacimento dell'impero carolingio. Addirittura Roma era un pasticcio e il Sacro Romano Imperatore, ormai diventato germanico, faceva una grande fatica a nominare i papi. Questo puzzle centrifugo rimaneva legato solo dalle strutture monacali, dalla fede in comune e dall'amor cortese che stava nascendo, evitando che ci si scontrasse tutti i giorni. Si stava formando un mondo nuovo articolato attorno al sacerdotium, al regnum e allo studium. Un mondo che si ricompatta attorno al progetto della riconquista dei luoghi santi in Palestina. E la corsa verso l'Oriente sarà un ulteriore stimolo per il ricompattamento degli aggreganti religiosi. Saranno gli anni della riforma cistercense, gli anni della fondazione dell'abbazia di Clairvaux da parte di San Bernardo e lì vicino anche, durante il concilio di Troyes, gli anni in cui San Bernardo benedirà la regola dei cavalieri templari, una prima formazione sovranazionale militare. E in quegli anni nasce la prima architettura moderna e cortese a Saint-Denis, a pochi chilometri da Parigi. E in mezzo appare lei, la basilica che contiene tutti i re e tutte le dinastie di Francia. Voluta ben diversa da come appare oggi come sepoltura e monastero da Dagobert, il re merovingio del VII secolo. Luogo poi dove fu incoronato da Papa Stefano II il primo re dei Carolingi, Pipino il Breve, che già che c'era fu fatto anche patrizio romano, lui e tutta la famiglia, Carlo Magno compreso. Luogo dove si legittima quindi la stirpe di un re. Ma se i Carolingi da franchi vogliono sembrare romani, i successori capetingi, in concorrenza ormai con i parenti di Germania, faranno di tutto per essere considerati franchi e inventeranno questo stile. L'innovazione è dovuta alla genialità dell'abate Suger, anche se del suo progetto originale rimane poco, se non l'aria da castello cavalleresco. È la parte originale dell'interno che rivela il percorso creativo. I primi archi ogivali, figli di una strepitosa innovazione tecnica, siamo nel 1122 e appaiono le prime chiavi di volta con il foro decorato. Convive questa architettura tecnica con colonne che hanno un curioso sapore di una Bisanzio ritrovata. Due mondi che si incontrano, la foglia d'accanto diventa un'insalata e spuntano, come in un agguato in Palestina, le testine dei guerrieri franchi. Ancora più intrigante la cripta. La perfezione del taglio del capitello si scontra con la primordialità della narrazione visiva quando il vescovo caccia il diavolaccio, oppure quando si tenta di rappresentare il carretto e le case. Queste due figurazioni si fondono e la tomba rifatta a Re-Childebert diventa un capolavoro perfettamente equilibrato.
Sul portone dei re le sculture corrispondono ad una visione artistica ormai matura, dove appaiono già però i curiosi mostri degli anni a venire e dove il drago divora i pavoni bizantini. Personaggio incredibile l'abate Suger, arrivato da giovane oblato in questo monastero dove studia con il futuro re Luigi VI. Viaggia a Roma, studia, si informa, si darà anche alla politica, perché sarà lui a sostituire poi Luigi VII quando questi andrà nelle crociate. Il potere del sacerdozium che si lega con lo studium. Il suo sincretismo estetico corrisponde alle scelte della corona. Per la prima volta i re capetingi non si sentono più re di un'etnia, cioè dei Franchi, che controlla quella dei Burgundi, dei Normanni o dei Visigoti, si sentono re di Francia, cioè di un territorio dove tutto si fonde, gli uomini e gli stili. E curiosità vicchiana della storia, proprio in questa stessa chiesa di Saint-Denis, l'anno scorso, padre Berger ha accolto i sans-papiers. Le lien entre le pouvoir entre le pouvoir temporel et puis le pouvoir spirituel date peut-être en France, enfin certainement, un peu avant Dagobert. Toute l'histoire de France est passée par Saint-Denis, mais c'est l'histoire d'un peuple vivant, et le peuple vivant, il a changé. Quand vous regardez la ville de Saint-Denis, c'est la ville des contrastes, c'est la ville du mouvement ouvrier, c'est la ville des industries, des usines, c'est la ville des syndicats, c'est la ville des partis politiques, alors que pendant des années, ça a été la ville des royalistes. C'est l'histoire du peuple de Dieu qui évolue à travers les siècles. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une refondation, oui et non, parce que cette refondation, elle a tout le temps duré, elle a été continuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église de Saint-Denis accueille, adopte la présence nouvelle d'un certain nombre de réalités. Accueille ce message et lance un message pour dire que tous les hommes sont égaux, que tous les hommes ont droit à la dignité, au respect de leur liberté, d'où l'accueil qui a été fait aux sans-papiers il y a quelques mois. Donc voilà. Expressive, le linee dell'arte espressionistica tra passato, presente e futuro, con i precursori come il Greco, Van Gogh, Gauguin, il nucleo dell'espressionismo storico da Kirchner a Schiele e Kandinsky, gli eredi come de Kooning e Dubuffet ed i neo-espressionisti degli anni 80 e 90, a Basilea, Fondazione Beyeler, fino al 10 agosto. Maestà di Roma, un'imponente rassegna espositiva dedicata al mondo delle arti nella Roma ottocentesca preunitaria, svolta in 3 luoghi distinti: le Scuderie del Quirinale, con i grandi capolavori tra mito classico e mito religioso, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, con Roma come centro artistico egemone dell'Italia di quel periodo, l'Accademia di Francia a Villa Medici, con i francesi venuti a Roma nel corso dell'Ottocento, a Roma fino al 29 giugno. Facciamo un salto per un'indagine al Museo medievale di Cluny a Parigi. Originali ritrovati recentemente, fra i quali alcune teste staccate da Saint-Denis, le più arcaiche, dove la corona del re è ancora un elmo decorato e la regina porta in testa una cuffia con le pietre preziose. Poi i capitelli, alcuni quasi corinzi, altri con i pavoni d'Oriente, e poi ancora con quel senso della meraviglia che penetra tutto il Medioevo. Un museo che la dice lunga sulle origini, sulle fantasie e sui fantasmi, con gli avori bizantini dai quali provengono le chimere e i draghi. Più utile ancora il Louvre, con i suoi clamorosi nuovi allestimenti. Ecco la radice contemporaneamente manifatturiera e astratta dei Franchi. Nei paramenti della regina Arnegonda, VI secolo, ritrovati nel 1959 in una tomba proprio a Saint-Denis. Il denaro stava allora scomparendo e i risparmi si portavano addosso. L'attenzione alla qualità artigianale è altissima per i merovingi. Per la corte di Carlo Magno tutto cambia. Si vuole essere imperiali e competere con Costantinopoli.
con un immaginario più descrittivo ma con temi sostanzialmente analoghi, con i bestiari di fantasia, gli unicorni, draghi, uomini con testa di cane, uomini con testa di toro. Questo mondo carolingio è più vicino all'antichità che alla modernità e benché appaia la prima versione del presepe con bue e asinello e l'angelo dell'Annunciazione con la barba perché siamo in piena cultura militare, ebbene l'architettura è l'architettura classica della decadenza romana e appare nell'angolo il simbolo della latinità, il pampino d'uva. Si rilegge sempre l'antichità con l'occhio contemporaneo, come in questa rilegatura dei Salmi regalata da Carlo Magno al Papa, dove da un lato Davide ordina i Salmi e li canta, e dall'altro il Papa ne ordina la trascrizione a San Gerolamo. Le pieghe delle vesti si ispirano più alla vigna che all'acanto. Sono già simili alle decorazioni dei capitelli di Saint-Denis. E poi sempre al Louvre ritroviamo l'abate Suger che qui patrocina una contaminazione ben diversa. Dai tesori di Saint-Denis confiscati nel 1793 da Robespierre ricompare il famoso vaso. L'oreficeria è indigena. Il vaso di Porfido è antico ed è la stessa pietra nella quale fu scolpito 800 anni prima il blocco dei tetrarchi della Basilica di San Marco a Venezia. L'elsa della spada è identica al collo del vaso. L'antichità è presente come citazione colta, ma viene metabolizzata in uno stile nuovo, classico e barbarico al contempo. Come viene rivestita la spada di Carlo Magno, la famosa gioiosa, che si arricchisce qui di temi tribali, quelli sì gotici, con uccelli sacri a becco aperto e leonesse che sembrano già le gargolle, cioè i doccioni delle cattedrali. Suger stimola la nascita di uno stile nuovo, e qui la dico grossa. Mentre il soldato carolingio in chiesa ama il buio e le fiaccole, l'uomo capetingio dei monasteri e delle università che stanno nascendo attorno alle cattedrali ama la luce, come in biblioteca, e compie un'ulteriore curiosissima innovazione tecnologica. Strappa una penna all'oca, la tempera e scopre che tiene più inchiostro del calamo, che butta immediatamente. Il calamo era servito a Carlo Magno per unificare le scritture d'Europa, che prima di lui erano divise in visigote, in longobarde e così via. Eccone un esempio tratto dagli archivi di Lucca. Santa Giustina, 19 luglio 1081. Dato a Lucca, qui è una scrittura ancora perfettamente carolingia e imperiale. A 1000 anni di distanza lo si legge ancora con perfetta freschezza. Quomodo sunt, aut in futuro, in ibi, Deo servire debent. Avignone, 1339, cancelleria papale, ma sotto l'influenza della cultura francese gotica. La scrittura cambia totalmente. In questo documento straordinario, con le cordicelle d'origine, in cui 9 cardinali, con i loro sigilli, 7 ancora presenti, attribuiscono un'indulgenza alla Compagnia della Croce. I francesi con la penna d'oca inventano una scrittura nuova dove la mano può calcare, dove il segno può essere fine o pesante. Questa scrittura nuova verrà chiamata Littera Moderna Parisiensis ed è tra l'altro la prima volta che verrà usato il concetto e la parola di moderno per parlare di fatti estetici. Una scrittura leggibile solo dagli specialisti, e questa scrittura formerà nella testa degli intellettuali dello studium una visione completamente nuova, che verrà successivamente applicata alle loro architetture piene di contrasti fra pesi e leggerezze. È in fondo alla Picardia in Ile-de-France che andremo a trovare gli esempi più interessanti. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de... Noyon, luogo poco noto al turismo, ma fondamentale per la storia. La cattedrale del 1150, subito dopo la conclusione dei lavori di Saint-Denis. Ma a differenza di Saint-Denis, qui l'architettura primigenia è perfettamente conservata con poche aggiunte successive di gotico fiammeggiante. Qui me poursuit sans cesse.
cheveux au vent. Curiosi parallelismi della storia, in questo paesino è nato 350 anni dopo la data che ci interessa niente meno che Calvino, ma la chiesa che andremo a vedere ha già il suo rigore. Un petit village, un vieux clocher, un pays. Il rigore è ulteriormente aumentato dal fatto che l'iconoclasia della rivoluzione del 93 ha tolto tutta la decorazione, in modo che oggi ne vediamo solo l'architettura pura. Ed è un pezzo oggi di archeologia, la Madonna una volta policroma, oggi acefala. Il tutto riposa in un momento senza tempo, rimane il vecchio chiostro trecentesco, ma dietro al gotico fiammeggiante permane la testimonianza della grande rivoluzione architettonica del XII secolo. Suona la campana, il set è perfetto. La parte del chiostro è tutta una parte di gotico iperevoluto, distrutto, e sembra che i sanculotti se ne siano appena andati. Ma dietro c'è la stratificazione totale dalla nascita dei primi gesti di quello che noi oggi chiamiamo l'architettura gotica. La chiesa centrale, le sue due torri potentissime medievali e politiche, i contrafforti originari di tenuta e poi le bifore che sono ancora di stampo concettuale carolingio. Noyon ha un'importanza capitale per la storia della monarchia in Francia, perché in questa città nel 768 era stato incoronato Carlo Magno, re dei Franchi, quelli di Neustria, e qui Ugo Capeto, il primo della dinastia successiva, si fece incoronare re di Francia il 3 luglio 987. Stava per iniziare il secondo millennio della cristianità. La colonna qui è solidissima, una volta era intonacata, adesso la vediamo in bianco, e cita sia Roma antica che Bisanzio, ma convive già con il pilastro. Qui si inventa invece la vera macchina muraria nuova, perché ognuno di questi elementi corrisponde alla derivazione dei pesi dalle nervature alte, sicché convivono in un equilibrio assolutamente straordinario le 1000 linee che formavano il sostegno della tenda barbarica, la colonna del Tempio romano e l'arco nuovo scoperto andando a girare il mondo degli arabi durante le crociate. L'arciprete Bruno Daniel ci ha cortesemente accompagnato nelle parti non visitabili. La sensazione d'essere in un palazzo d'Oriente è quasi fisica nei matronei abbandonati. Villa Adriana di Tivoli fu costruita tra il 118 e il 134 su volere dell'imperatore Adriano. Riccamente decorata sia dal punto di vista architettonico che scultoreo, la villa presenta alcune costruzioni di straordinaria bellezza, come il Pecile, le terme, il teatro marittimo e le cosiddette 100 camerelle, che furono oggetto di restauri parziali a partire dagli anni 50. Gli attuali interventi prevedono il consolidamento e il risanamento del complesso ed anche il riassetto generale degli antichi percorsi, valorizzando così gli accessi alla villa e il collegamento tra le sue varie parti. È previsto inoltre l'adattamento funzionale di alcuni locali destinati a diventare depositi e laboratori di restauro, per consentire un potenziamento delle strutture al servizio della conservazione e della conoscenza dei reperti archeologici della villa. Riprendiamo il percorso nei dintorni.
questi busti, 1600 anni fa, è nato il regno dei Franchi. Proprio qui vicino, a Soissons, iniziò il regno di Clovis, che noi per cattiveria chiamiamo Clodoveggio. E anche questi busti, questo senso della natura, lo si ritroverà nell'architettura. Città del conte di Laon, nonno di Carlo Magno, antica città vescovile, poi dove la cattedrale di sera appare come un castello fatato, con tutti i miti dell'Oriente scoperti dai cavalieri crociati. Un bestiario incredibile. Edicole proiettate nel cielo che sembrano provenire dalle 1001 notte. Il sogno del meraviglioso e dell'avventura. Altro che stile dei Goti. Di giorno la facciata è sicuramente meno commovente che di notte, però rivela più facilmente i suoi segreti linguistici, dove monarchi dall'aspetto franco stanno accanto a personaggi biblici dall'aspetto assolutamente orientale. Barbe semplici, doppie e triple, Don Giovanni Battista ultimo a destra, con la veste di pelo e l'agnello mistico. E qui anche le gargouille, i famosi gargoglioni, sono ricordi dell'Oriente appena visto. Appaiono il primo rinoceronte e il primo ippopotamo dell'Europa nuova. E in cima alla torre il primo cammello che è guardato in testa da una scimmia. È incredibile, il francese porta indietro dalle crociate e dal mondo arabo il primo artichaut, l'articciocco come lo si chiama anche a Venezia e che per noi diventerà carciofo. La facciata è ovviamente posteriore, ma di poco, dell'interno della chiesa, che è esattamente di 10 anni dopo quella di Noyon, ma ha la stessa architettura severa. Che qui è diventato uno stile definito, anche se non definitivo. Lo slancio mistico è straordinario. La colonna tozza e militare, chiusa con il capitello a palmizio, si conclude poi con i colonnini che sono già congiunti come dei tubi da idraulico. E queste colonnine da idraulico vanno a rafforzare le colonne centrali, perché servono a sostenere i pesi maggiori là dove l'architettura del soffitto poggia le sue linee di forza. Il progetto finale non ha nulla del fantasista, anzi è proto-razionalista. Sono nati gli equilibri di un'architettura totalmente nuova e forse sempre sotto il segno del magico Oriente. E rimane il sapore del palazzo dell'imperatore. L'arco, la bifora, la trifora, con colonne che recano ancora oggi tracce della loro coloritura rossa quando le cattedrali erano vere e non erano affatto bianche. Qui in realtà la grande invenzione è tecnologica ed è dovuta ai maestri che hanno inventato il sistema con il quale da questo punto centrale tutte le linee di forza e di tenuta dell'edificio si raccordano e nulla mi toglierà dalla testa che è stato grazie alla scoperta dell'algebra e al contatto col mondo arabo. E proprio pochi anni dopo Benedetto Antelami è passato da queste parti, ha guardato questi edifici, è tornato a Parma e ha inventato il famosissimo battistero. Quello che noi ingenuamente chiamiamo il gotico per colpa principalmente di Leon Battista Alberti è in realtà il primo passo dell'architettura moderna e di una concezione del progetto che molto si avvicina a quella del design. E 3 anni dopo Laon iniziano i lavori di trasformazione di Notre Dame a Parigi e lo stile di Notre Dame, la sua estetica, sono a questo punto molto più facili da leggere.
al di là del misterismo romantico, al di là di Victor Hugo e al di là anche di Walt Disney. Una nervatura vegetale sostenuta da una citazione antica della colonna corinzia. Sono le colonne del Tempio d'Oriente che si impiantano finalmente nella cultura francese e contemporaneamente il primo gesto neoclassico nella storia dell'Occidente. E con ciò Passepartout vi saluta. Ci rivedremo per le serate estive a luglio e ad agosto. I want Jesus to walk